Urca! Che attacco! Maremma! Doppio attacco, pesce discreto, sarà stato anche 2 kg. L'ho sentito, ma non sono riuscito a afferrarlo. Ci rilancio subito, molto probabilmente era un serra. Questo mi sembra attacco di un serra. Vediamo se torna. Ma quando mai? No, non è tornato. Ho voluto montare questo breve spezzone video per farvi vedere come a volte basta poco per far nascere una pescata. Il video che state per vedere è nato proprio così, dopo un attacco di un serra dal nulla durante una pescata a spigole. Ho aspettato la scaduta proprio della mareggiata che avete appena visto per cercare di acchiappare qualche serra pescando in superficie da postazione fissa. Guardate com'è andata. Ciao a tutti amici e ben ritrovati sul canale. Oggi sono qua in scogliera con in atto una bellissima scaduta di scirocco. Le onde sono regolari, l'acqua è abbastanza pulita, insomma è tutto bellissimo. Pescherò per circa 4 ore a cavallo del tramonto e l'obiettivo della serata sono i serra. E sapete cosa si fa in questo tipo di pescate? Si lancia tanto e si parla poco, quindi mi metto subito al lavoro. Allora, dopo tanti lanci a vuoto, un inizio abbastanza frustrante senza vedere segni di vita, ho deciso di spostarmi un po' in una zona un po' più profonda, magari sfavorevole per pescare, ma decisamente migliore per lanciare. Ho il vento un pochino più diagonale invece che completamente parallelo come era all'inizio, che mi faceva fare tanta fatica ad ogni lancio. Sono arrivato qua senza videocamera, ai primi lanci ho subito avuto 2 inseguimenti, senza attacco, ma comunque 2 inseguimenti di serra discreti, quindi direi che lo spostamento è stato ben pensato e proverò a martellare questa zona. Ovviamente dal mio arrivo, dai primi inseguimenti, è passata oltre un'ora e non ho più visto nulla. Le sto provando tutte perché la giornata è buona e sicuramente qualche pesce in giro c'è, ma sugli artificiali, a parte quei segni di vita iniziali, non ho più visto pesce. Adesso provo un po' col jointed. Questa è una versione che non è in commercio, molto più grande, pensata per le mareggiate, le situazioni più impegnative. Allora, voglio fare una prova perché sul largo sto avendo inseguimenti di piccole spigole, le vedo arrivare fin sotto l'artificiale, guardarlo per bene e poi andarsene. Sono spigole, sono pesci sui treetti, quindi non che ambisca a prenderle, ma almeno a provare un po' ad aggiustare il tiro. Quindi facciamo questa modifica. Prendo il largo
tolgo. Metto qualcosa di un pochino più spigoloso, qualcosa di più piccolo, che spesso mi ha regalato catture proprio con le spigole pescando in superficie. Eccolo qua, proprio lui. Dai, non male! È stato un attacco moscissimo, non so neanche come abbia fatto a prendere un popper in superficie senza rompere l'acqua. La spigola è anche carina, che non me l'aspettavo, pensavo fosse un pescetto, di cui un'occhiata. Invece a popper, questa bella spigola. Finalmente è arrivato lo scappotto dopo tanti lanci, tanto vento, una bella spigola. Cercavo serra, ma si sa, pesca, le sorprese sono sempre dietro l'angolo e quando si tratta di una spigola è sempre una sorpresa molto molto gradita. Non è enorme, sarà un pesce sul chilo, è comunque una bella taglia, data la giornata che fino ad ora sta abbastanza morta, molto moscia. Può dire che mi ha risollevato il morale. Per chi si chiedesse che attrezzatura utilizzo per queste pescate miste tra grosse stick e artificiali di taglia classica, in questo caso sto utilizzando una fioretto speciale da 80 grammi, un BGSV 6000, IE2 di treccia in bobina, J-Braid Expedition e finale molto tosto del 70. Utilizzo terminali così spessi perché spesso mi sono ritrovato a dover tirare sulle rocce a mano tramite ovviamente il finale, grossi serra o altri pesci di taglia importante. Spesso con le mani bagnate la pelle diventa molto fragile e un terminale fino in trazione la taglia come un burro. Per questo è meglio proteggersi con terminali spessi e qua. Sia la giornata che la scaduta stanno volgendo al termine, ormai le onde sono veramente ridotte al minimo, sono proprio gli ultimi colpi, quindi anche io mi appresso a fare gli ultimi lanci. Sto provando veramente tutte, guardate qua che schiera di artificiali. Tra l'altro voglio farvi notare di quanto sia comoda questa spugna che c'è nel gilet terra della Big One, che inizialmente avevo sottovalutato, ma avere una spugna così a portata di mano dove appendere, attaccare e staccare gli artificiali è comodissimo. Ok, vai! Bene dai, questa pescata finisce qua, un po' come questa scaduta, le onde ormai sono schiacciate quasi del tutto. C'è ancora un'oretta di luce utilizzabile, ma stasera non voglio fare tardi e penso anche che ormai le mie possibilità di catturare qualcos'altro sono molto basse, quindi finisco qua la pescata. La sessione è stata un po' moscia, un po' lenta, pesci presenti ma non più di tanto, inseguimenti, rifiuti. Fortunatamente è arrivata questa spigola che ha letteralmente salvato la giornata, è stata proprio il pesce da scappotto, quindi direi che è proprio il caso di onorarla per bene a tavola, quindi catch and cook, andiamo in cucina. Eccoci approdati nell'ultimo spot di questo video. Pensavo di tornarmene qua con un serra, ma invece con questa spigola penso proprio mi sia andata molto meglio. A questo giro faremo un bel cartoccio. Ringrazio Andrea, un masterchef toscano, un vero masterchef, non un improvvisato come me, per i suggerimenti per questa ricetta. Ma adesso non perdiamo tempo che ho fame e il pesce è ancora da pulire. Via!
Lasciamo un po' sbirciare. Perfetto, succosissimo. Non potete capire che odorino si leva da questa teglia. Adesso impiatto subito. Dico solo che mi sono mangiato anche la pelle ed era buonissima. Adesso sentiamo questo bel pezzo. Speciale, divina, oserei dire divina. Qui si vede la differenza di ascoltare anche piccole indicazioni di chi sa cucinare veramente. Concludo questo video molto brevemente con i saluti di rito finale. Voglio correre a gustarmi questa spigola. Questa è stata una pescata un po' più veloce del solito, ma il risultato è stato decisamente più gustoso. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e di lasciare un piccolo segno di supporto se vi piacciono i miei video, come un like, un commento, qualunque interazione. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima!